Ciao amici, benvenuti sul mio canale YouTube, Stelle Turche Rivelate. Oggi vi porto dietro le quinte di una storia che ha infiammato i social e ha acceso mille discussioni. Al centro ci sono due volti amatissimi, Barbaktas e Yağmur Yüksel. Il loro nome è finito nello stesso turbine di like, sguardi digitali e supposizioni impazzite. Una scintilla minuscola è bastata a scatenare un incendio, e noi, come sempre, andiamo a fondo per capire come tutto sia cominciato. Come il chiacchiericcio sia esploso e perché una frase ironica di Yağmur abbia messo tutti in subbuglio. Tutto parte da una serata allo stadio. La scorsa settimana, Yağmur Yüksel è stata avvistata a Rams Park per assistere alla partita Galatasaray e Göztepe. Una scelta normalissima se ci pensate. Un po' di sport, un po' di tifo, qualche foto dalle tribune. Eppure, quando sei una star adorata da milioni di persone, niente rimane un gesto privato. I video dei tifosi, le storie su Instagram, i contenuti ripostati in tempo reale hanno trasformato la sua presenza in un evento. L'atmosfera dello stadio, la luce dei maxi schermi, il suo sorriso nel cappotto giallo e rosso, ogni dettaglio è rimbalzato ovunque. Ed è qui che entra in scena Barbaktas. Nel giro di poche ore, qualcuno si è accorto che Bar aveva messo like a una delle foto di Yağmur dallo stadio. Un semplice cuore blu sotto un'immagine può sembrare un nulla, una cortesia, un gesto di supporto tra colleghi. Ma i social vivono di sfumature. E quando un attore amatissimo apprezza pubblicamente i post di un'attrice sulla cresta dell'onda, le antenne del web si alzano all'istante. La curiosità di chi guarda si accende, gli screenshot corrono veloci, e il passo dalle ipotesi alle certezze, in rete, è sempre brevissimo. Non si è trattato di un unico like. Col passare delle ore, gli utenti hanno iniziato a notare una scia. Altri post di Yağmur, non solo quelli dal campo, ricevevano l'apprezzamento di Bar. Foto recenti, scatti di backstage, perfino un'istantanea in bianco e nero caricata giorni prima. Chi seguiva la vicenda ha letto questo comportamento come un filo sottile, ripetuto, quasi una firma digitale. C'è chi ha parlato di interesse vero, chi di semplice simpatia, chi di strategia social. La verità, come è noto, nei like non si legge, ma è proprio l'ambiguità a renderli esplosivi. A quel punto, la memoria collettiva ha collegato i puntini. Si è tornati a parlare della situazione sentimentale di Bar, del suo recente passato, delle voci su una storia a fasi alterne che sembrava essersi spenta da poco. Un terreno sensibile, certamente, che rendeva qualsiasi gesto pubblico ancora più rumoroso. Il tempismo dei like di Bar su Yağmur, subito dopo quella partita, ha fornito alla rete il materiale perfetto per una nuova narrativa. È l'inizio di qualcosa? C'è un interesse che va oltre lo schermo dello smartphone? Il tam tam è partito con domande semplicissime, ma insistenti, ripetute in 1000 versioni. La miccia vera, però, si è accesa in un luogo che non perdona, l'aeroporto. Yağmur, di rientro da un impegno di lavoro, è stata intercettata dai giornalisti. Le telecamere erano già lì, pronte a catturare la risposta che tutti aspettavano. La domanda è arrivata puntuale. Cosa pensa dei like di Bar? C'è qualcosa tra loro? Yağmur ha sorriso, quell'ironia naturale che la rende così amata, e ha lasciato cadere una frase che in pochi minuti è diventata una citazione condivisa ovunque. Se bastasse un like a far nascere una relazione, allora ogni giorno mi fidanzerei con metà della mia bacheca. Un colpo di fioretto, elegante e leggero, che però ha centrato il bersaglio. La controreplica di un altro cronista non si è fatta attendere, ma Bar non è uno qualunque, è un attore famosissimo. Yağmur non ha perso la calma e ha allargato il sorriso, concludendo con un garbo che suona come una carezza e una barriera insieme. Io non la vedo così, grazie. Un modo per sgonfiare la bolla senza mancare di rispetto, per ridimensionare l'ondata senza alimentarla. Eppure, proprio quel tono controllato e quella battuta arguta hanno raddoppiato l'eco. Il video ha invaso le timeline, le pagine di gossip l'hanno rilanciato, gli utenti hanno preso posizione. Da quel momento, i social si sono spaccati. Una parte del pubblico ha letto nelle parole di Yağmur una smentita netta. Una porta chiusa con eleganza, non c'è nulla, finiamola qui. Un'altra parte, però, ha colto nella sua ironia una sfumatura aperta, un modo di lasciar correre senza irrigidirsi, come a dire, non fatene un caso, ma vediamo se il tempo avrà qualcosa da raccontare. In mezzo, un fiume di commenti spiritosi. Se metto like anch'io, diventiamo una coppia? O ancora?
I like sono solo like, il resto è fantasia. Altri hanno applaudito la compostezza di Yamur, la sua abilità nel tenere il timone in una tempesta di domande. Naturalmente, anche le abitudini digitali di Bar sono finite sotto la lente. Qualcuno ha sostenuto che lui metta spesso like a molti colleghi e amici, che sia semplicemente un utente attivo, uno che sostiene chi stima. Altri hanno avanzato la lettura opposta. La sequenza, il ritmo, il momento scelto non possono essere casuali. È proprio il dopo partita, con l'adrenalina che ancora vibra, ad aver reso quei like visibili, quasi teatrali. Il tutto, sommato all'eco recente del suo passato sentimentale, ha fornito gli ingredienti per una trama pronta all'uso. Per capire perché una storia tanto esile sia diventata così rumorosa, basta osservare come funziona oggi la conversazione pubblica. Ogni gesto online di un volto noto è una micronarrazione. Un like non è più un segnalibro distratto, ma un lampo interpretato come invito, complimento o perfino corteggiamento in piena regola. Quando due profili con milioni di occhi addosso si sfiorano, il resto lo fa l'immaginazione. È una grammatica nuova, fatta di icone e tempistiche, dove l'implicito pesa più dell'esplicito. E questa volta, l'alfabeto della curiosità ha trovato in Bar e Yamur due protagonisti impeccabili. Va detto che entrambi non sono certo alle prime armi con i riflettori. Sanno cosa significhi essere letti tra le righe, fraintesi, tirati per la giacca. Proprio per questo, la risposta disincantata di Yamur è apparsa come l'unica mossa sensata. Non negare in maniera brusca, non alimentare la fantasia, ma restituire la palla con un sorriso. Se ogni like fosse una promessa, il mondo sarebbe un enorme appuntamento al buio. Una battuta che ha fatto sorridere anche chi, in realtà, sperava di vedere tra i due qualcosa di più di un gioco social. Sui profili dedicati allo spettacolo e su quelli dei tifosi, i toni hanno spaziato dall'entusiasmo alla cautela. C'è chi ha scritto che insieme sarebbero un incastro perfetto, chi invece ha sostenuto che gli stili sono diversi, che i loro mondi creativi non si toccano davvero. Altri hanno scherzato. Il like di Bar vale doppio, è come un invito a prendere un caffè. E c'è persino chi ha provato a mappare gli orari, a capire se ci fosse un codice in quelle interazioni. Il bisogno di trovare un senso, una storia, una linea narrativa, è lo stesso che ci fa amare le serie TV. Serve un intreccio, serve un colpo di scena, serve una risposta da aspettare. Intanto, l'algoritmo fa il suo lavoro. Mostra ciò che già è caldo, spinge ciò che già ci interessa. E così le immagini di Yamur allo stadio e i like di Bar non smettono di apparire. Questo crea l'illusione di un'onda ancora più grande, e l'eco diventa quasi una prova. Ma una prova di cosa? Di sicuro, della nostra fame di racconti. Di sicuro, della potenza di un gesto minimo quando è compiuto da chi vive sotto i riflettori. Meno sicuro, invece, è che questi indizi sostengano davvero l'ipotesi di una storia in corso. E arriviamo al cuore della faccenda. C'è o non c'è qualcosa tra Barbakhtas e Yamur Yüksel? Se ci atteniamo alle parole dette davanti alle telecamere, la risposta è semplice. Non c'è un legame confermato, non c'è un capitolo ufficiale. C'è un'interazione social interpretata, amplificata e forse anche travisata. Che poi dietro un like possa esserci curiosità, stima, o un pensiero che sfiora il confine della corte, questo nessuno può negarlo in modo assoluto. Ma al momento, la posizione di Yamur sembra chiara, non trasformiamo un gesto digitale in un'etichetta sentimentale. In tutto questo, colpisce la misura di entrambi. Bar non ha scritto parole, non ha lasciato commenti ammiccanti, non ha aggiunto nulla che potesse gettare benzina sul fuoco. Ha solo fatto ciò che facciamo tutti, ma sotto l'occhio di migliaia di osservatori. Yamur ha risposto con un'ironia controllata, proteggendo la sua privacy e, insieme, quella di chiunque fosse coinvolto. In un ecosistema in cui le frasi vengono spesso strappate dal contesto, hanno scelto la sobrietà. E forse proprio per questo, paradossalmente, la curiosità è cresciuta. La lezione che questa vicenda ci lascia è limpida. Nel mondo dello spettacolo, nulla è mai davvero ordinario. Un like è un dettaglio, ma può diventare un microfono. Una risata è un gesto leggero, ma può assumere il peso di una dichiarazione. E noi, che osserviamo, scambiamo i riflessi per oggetti, le ombre per confini. Fa parte del gioco. L'importante è riconoscere quando stiamo partecipando a una danza collettiva di supposizioni e quando, invece, stiamo guardando fatti nudi e crudi. Alla fine dei conti,
Oggi non parliamo di un fidanzamento, non parliamo di un colpo di fulmine dichiarato, non parliamo di promesse. Parliamo dell'energia che scatta quando due figure pubbliche incrociano le loro traiettorie, anche solo per un istante digitale. Parliamo di come l'attenzione si accende e di come le parole, messe bene, possano smussare gli spigoli. Parliamo di un pubblico che sogna, di tifosi che sperano, di fan che difendono, di utenti che ridono. E allora, riavvolgiamo il nastro, gli amor allo stadio, i like di bar, le voci che si rincorrono, i giornalisti all'aeroporto, una battuta perfetta, la rete divisa in due, la riflessione su quanto contino davvero i gesti minimi. Oggi abbiamo guardato questa storia da ogni angolazione possibile. Vi chiedo, secondo voi, dietro che like c'è un segnale oppure abbiamo solo assistito all'ennesima illusione ottica dei social? Le vostre opinioni sono il cuore di questa comunità, e non vedo l'ora di leggerle. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, mettete mi piace e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Torneremo presto con un altro tema che farà parlare, perché qui la curiosità non dorme mai. Per ora, con eleganza e senza fretta, archiviamo così, nessun amore certificato tra Barbactas e gli amori Yüksel, ma una vicenda che ha divertito, diviso, acceso discussioni e ci ha ricordato che sui social un like può essere tutto e niente. E che a volte, per mantenere la rotta, basta un sorriso detto al momento giusto. A prestissimo, famiglia di Stelle Turche Rivelate su YouTube.